Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Simone di simonepols.com, dove aiuto le persone a imparare le lingue straniere in modo più efficace, più efficiente e più veloce. Oggi in particolare parliamo di come imparare una lingua con gli audiolibri, come migliorare una lingua con gli audiolibri. Partiremo vedendo quello che io sto facendo al momento con un audiolibro in particolare per il francese e poi vedremo dove trovare gli audiolibri. Ci sono una serie di siti, alcuni gratuiti, alcuni a pagamento, dove si possono trovare gli audiolibri e infine vedremo alcune strategie per imparare le lingue con gli audiolibri. Dai, che si comincia con la puntata di oggi. Ultimamente io sto leggendo questa bella bestia di libro in francese, La grande storia del mondo. Ho preso sia il libro che l'audiolibro, quindi posso leggere, ma posso anche ascoltare l'audiolibro. Quindi faccio un po' un mix in realtà, nel senso che a volte leggo il libro, a volte leggo il libro ascoltando, perché il francese, come forse ho già detto in qualche altro video, ha una pronuncia che non è sempre semplice, quindi comunque continuare con questo tipo di training è utile, anche se oramai parlo un francese ad un livello buono, tale per cui posso lavorare già in francese, e ogni tanto invece ascolto soltanto l'audiolibro, ad esempio quando sono in macchina, ad esempio, e diciamo questa portabilità estrema è secondo me un grosso vantaggio degli audiolibri per imparare le lingue, perché dovunque sei, qualunque cosa fai, se hai il tuo audiolibro sul telefono puoi portartelo dietro. Magari mettiamo via un attimo, è scomparso il libro di francese e andiamo più in dettaglio. A me in generale piacciono molto gli audiolibri. Ho iniziato a utilizzare gli audiolibri, a parte questo specifico in francese, da circa un anno e mezzo e, come detto, sicuramente per la portabilità sono un grande vantaggio, ma anche per ovviamente migliorare l'ascolto. C'è chi dice, diciamo, c'è chi preferisce magari i libri cartacei agli audiolibri. Secondo me vanno a servire due scopi che sono molto diversi, quindi non c'è una regola. Io non considero neanche barare ascoltare gli audiolibri, anche se quando si tratta di romanzi, in generale io preferisco leggere, quindi la lettura cartacea. La domanda di oggi però è: si possono imparare le lingue con gli audiolibri o come possiamo migliorare le lingue straniere con gli audiolibri? Come possiamo utilizzarli per migliorare le lingue? Innanzitutto vediamo dove trovarli. Allora, il luogo, diciamo, secondo me per eccellenza dove andare ad acquistare audiolibri è Audible, che è un sito internet, credo se non sbaglio che l'azienda sia stata comprata, acquistata da Amazon qualche anno fa, dove c'è una quantità infinita di audiolibri. Io vi lascio il link nella descrizione del video sia a questa risorsa che ad altre risorse, nel senso che ho fatto un po' di ricerca e ho fatto un po' una lista per le lingue che io parlo, perlomeno, di nuovo ve le lascio nella descrizione del video. Ci sono diversi siti, alcuni sono gratuiti, per utilizzare gli audiolibri. In particolare ho visto che per il russo, ad esempio, c'è una grossa quantità di siti internet con audiolibri che sono addirittura gratuiti. Audible credo che ci sia il primo mese gratuito e poi diventa a pagamento, quindi uno può testare un pochino il primo mese e poi se gli piace può andare avanti a pagare l'abbonamento mensile. Però è ottimo sfruttare anche, perché no, le risorse gratuite che ci sono su internet. Addirittura anche su YouTube stesso si possono trovare audiolibri. Se voi scrivete magari in inglese audiobook, Russian o qualunque altra lingua che vogliate imparare, potete trovare degli audiolibri. E ci sono alcune risorse invece più specifiche per lingua che, come detto, ritrovate nella descrizione del video. Vediamo adesso invece, una volta che sappiamo dove trovare gli audiolibri, vediamo come usare gli audiolibri per studiare le lingue al meglio.
Allora, ci sono diverse strategie con cui si possono usare gli audiolibri per studiare le lingue stranieri. La prima, quella che io straconsiglio, è quella di ascoltare e leggere al tempo stesso, quindi contemporaneamente. È una strategia utilissima perché va a connettere quella che è la lingua scritta alla lingua parlata, che per lingue come il francese o anche come l'inglese sono molto diverse, nel senso che in francese si scrive in un modo, ma poi si pronuncia in modo diverso. Fortunatamente, se sei invece uno studente di italiano che sta studiando il mio video e sta imparando la lingua italiana, per l'italiano è più semplice perché la lingua parlata e la lingua scritta sono più o meno, una volta che impari a come pronunciare alcune parti delle frasi, la lingua scritta e la lingua parlata sono la stessa cosa. Però, nonostante ciò, secondo me aiuta molto comunque leggere e ascoltare al tempo stesso. Quindi in questo caso vi serve il libro, come il mio libro di francese che è finito sul divano, e l'audiolibro. Quindi voi leggete e ascoltate e vedrete che a farlo per un po' di tempo questo funziona benissimo. È quello che poi io con il mio programma membership del podcast offro alle persone, perché c'è l'audio, il podcast, la trascrizione, poi ci sono in più un'altra serie di attività come esercizi addizionali, eccetera, però se state studiando l'italiano e vi interessa, nel link, come al solito, trovate tutte le informazioni. 2. Ascolto l'audiolibro e scrivo le parole che non conosco. Questo è super utile perché io poi ho una lista. Immaginati ad esempio di ascoltare l'audiolibro per, non lo so, mezz'ora. Dopo mezz'ora io ho una lista di parole che mi sono scritto e che non conoscevo, quindi andrò a guardare la traduzione o magari non mi serve neanche tradurle perché le ho capite dal contesto, nonostante siano parole nuove, e posso cercare di memorizzarle, posso cercare di impararle, ok? Potresti usare o la tecnica dei palazzi della memoria, ti lascio il link al video che ho fatto dove spiego come funziona la tecnica, o per le lingue straniere io consiglio la tecnica da me inventata, da me sviluppata, che è la tecnica dell'arcipelago. Anche qui ti lascio il video per andare a vedere in dettaglio come funziona questa tecnica. Praticamente si costruiscono isole di conoscenza utilizzando i nuovi vocaboli per ingrandire la nostra conoscenza in un determinato ambito specifico della lingua obiettivo, quindi della lingua che stiamo studiando. La terza strategia invece, più che una strategia, è una tecnica, diciamo, che si può utilizzare, ovvero regolare la velocità. È, secondo me, super utile e importantissimo regolare la velocità degli audiolibri in base al nostro livello di conoscenza della lingua, perché se io parlo la lingua già bene, allora posso ascoltare l'audiolibro ad una velocità un po' più elevata. Io ad esempio questo libro di francese mi sembra che lo sto leggendo a velocità aumentata del, mi sembra, 30 o 40%, perché a velocità normale per me è un po' troppo lenta, quindi lo ascolto un po' più velocemente. Però se ad esempio non ho ancora iniziato con il russo a sentire audiolibri, immagino che se dovessi iniziare, e anzi mi sono segnato un audiolibro più libro con cui vorrei iniziare, magari ti lascio anche qua nella descrizione come al solito il link, è totalmente gratuito questo qui in russo, così se anche tu stai studiando russo puoi leggerlo. Quindi ho trovato questo audiolibro, sicuramente lo ascolterò a velocità rallentata nel mio caso, perché con il russo il mio livello non è ancora così avanzato da riuscire a leggere e ascoltare a velocità maggiore del normale o anche a velocità magari normale, dipende un po' da come viene letto, però questa è una cosa che è fondamentale e non pensate a no, non la rallento perché io parlo già bene la lingua, non mi va di rallentarla. No, cioè facciamoci un autotest, cerchiamo di capire, va bene, se il mio livello di conoscenza della lingua non è ancora così elevato, allora rallento l'audiolibro. Se
è già elevato, o me lo ascolto a velocità normale, o posso provare ad aumentare un po' la velocità. Un'altra idea carina invece è ascoltare un audiolibro di un libro che ho già letto, quindi che già conosco. Ho già parlato di questa tecnica nel video Imparare una lingua leggendo, ti rimando anche a questo video. In sostanza, se io conosco molto bene un libro, e conosco tanti poliglotti che fanno questa cosa con il libro di Harry Potter, se conosco molto bene questo libro, allora so già la storia, perché l'ho letto magari nella mia lingua materna o in un'altra lingua che già parlo, quindi quando ascolto l'audiolibro nella lingua che voglio imparare, ovviamente sarò facilitato, la comprensione sarà più semplice perché già conosco la storia, quindi sarà possibile imparare dal contesto molte più parole proprio perché sono facilitato. Questo aumenta, diciamo, la velocità alla quale io posso assimilare nuovo lessico, è un hack, potremmo dire, per imparare la lingua con gli audiolibri. Un altro metodo invece è quello dello shadowing. Anche qui ho fatto un video specifico sulla tecnica dello shadowing e si può usare anche con gli audiolibri, però ovviamente non è che faccio shadowing per mezz'ora. Magari scelgo un paragrafo, io qui consiglio di nuovo di avere anche il libro se voglio fare shadowing, perché così posso leggere e ascoltare e ripetere, no? Magari lo faccio per 2 minuti, scegliamo un paragrafo piccolino, magari una parte del libro che ci interessa particolarmente e ascolto e leggo e ripeto, ok? Per informazioni su come funziona questo metodo, questa tecnica dello shadowing, ti rimando al video che ho fatto dove lo spiego in dettaglio, c'è uno splendido esempio dove io studio russo al parco. Bene, quindi questo è un po' quanto. Volevo spendere magari 2 parole di nuovo sulla differenza libri e audiolibri. Secondo me il vantaggio degli audiolibri quando si tratta di imparare, studiare una lingua è visibile, perché ovviamente posso esercitare anche la pronuncia, cosa che non posso fare invece soltanto con il libro cartaceo, mentre leggere un libro nella lingua, al posto di ascoltare l'audiolibro, è migliore dal punto di vista della creatività e dello sviluppo della fantasia, perché se c'è qualcuno che mi legge il libro, la voce stessa che legge il libro già dà un'enfasi al discorso, già in qualche modo influenza il modo in cui noi percepiamo quello che stiamo leggendo, che in realtà non stiamo leggendo ma stiamo ascoltando o stiamo leggendo e ascoltando. Mentre se leggiamo semplicemente il libro, questo, diciamo, il pensiero creativo viene stimolato maggiormente. Però questa è un'altra storia. Se volete che io spieghi e indaghi un po' più in dettaglio la differenza tra i 2 metodi, quindi la lettura dei libri o l'ascolto degli audiolibri, fatemi sapere, potete scrivermi nei commenti. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, mettetemi un like e iscrivetevi al canale, raccontatelo agli amici. Noi, come al solito, ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Grazie a tutti per l'attenzione e a prestissimo. Ciao ragazzi.